Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo la neurologia funzionale per migliorare la pratica dello yoga. Bene, oggi faremo una lezione di pratica di yoga insieme a degli esercizi di mobilità articolare per mettere l'unione tra una posizione e l'altra. Prima partiamo con la posizione del Tadasana, i piedi belli radicati a terra. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale e accendere la campanella di avviso per le prossime lezioni che avverranno. Bene? Torniamo, radichiamo bene i piedi, respirazione bassa, la zona umbilicale. Immagino che ci sia sempre questo filo che mi tira verso l'alto. Faccio da 3 a 5 respiri. Rilasso le braccia, rilasso la bocca, la mandibola. Il peso non troppo avanti, non troppo dietro, in centro ai metatarsi. Vi lascerò qui sotto nei commenti un link dove potete andare a comprare un libro che secondo me è eccezionale. Mi sono ispirato molto a questo metodo. Non è esattamente un metodo, ma è l'insegnante Vanda Scaravelli. Tutto per quanto riguarda la respirazione, la maniera in cui lei imposta la sua visione dello yoga, troverete qui sotto il link per andare a comprare il libro e avere un ottimo sconto. Ok? Allora, cominciamo la posizione del Malasana, per cui flettere le gambe dove ha un'attivazione di mobilità articolare sulle anche, le ginocchia e le caviglie. E andiamo giù in basso. Dei piccoli movimenti verso il basso per far sì che le anche e le ginocchia e le caviglie cedono facilmente verso il basso. Se per caso avrete difficoltà già in questa posizione, posso mettere un rialzo sui taloni, un mattoncino, un libro, degli spessorini, carico il peso sul piede sinistro, peso, libero l'anca e muovo la gamba destra. E quasi come se dovessi sedermi sopra il talone sinistro. Torno indietro. Carico il peso sulla caviglia e il piede destro, libero l'anca sinistra. Sono col peso sul piede destro. Sempre col peso e cambio e torno alla posizione precedente. Vado di nuovo verso sinistra, carico il peso, lascio che ginocchio, ora giro il piede destro, mi siedo sopra il tallone destro, carico di nuovo il peso sul piede e la gamba sinistra, muovo la caviglia, ginocchio e dall'altra parte carico il peso, giù ginocchio, la caviglia e mi siedo. Carico il peso sul piede destro, piede sinistro, apro. Lo facciamo 3 volte da una parte e dall'altra. Un po' più fluido. 1, 2, e l'ultima volta. Bene. E veniamo su in alto. Ci mettiamo
Di nuovo nel Tadasana, respiro. Ho fatto 3 ripetizioni, potete fare molto di più. Ci stiamo preparando le caviglie, le ginocchia e le anche, per cui stiamo cercando di facilitare poi dopo tutta la mia pratica successiva. Respiro, respiro, parte bassa dell'addome. Molto bene. Darò una mobilità articolare per quanto riguardano le spalle. Allora, metto sempre nella posizione del Tadasana, metto il braccio destro, torco il gomito, la spalla, fino ad intraruotare il massimo possibile. E dalla spalla, dal gomito e dalla mano. Dalla mano, 1, gomito, le spalle e intraruoto le spalle. Dalle spalle, dal gomito e dalla mano. 1, 2, 3. Dalle spalle mi piego il tronco. Tronco, spalla, gomito e la mano. Leggermente più veloce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E leggermente più veloce. Mano, gomito, spalla, tronco. Il bacino è fermo. Ok, dall'altra parte, mano sinistra, via, gomito, spalla, tronco. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Leggermente più veloce. Posso fare adesso con tutte e due. Op e via. Parto dalla mano destra, gomito, e collego con l'altra parte. Quindi sarebbe questo, mano destra, parto dalla mano destra. Lentamente, faccio molto lento e via. Adesso guardo dalla parte dove il palmo si gira. Leggermente più veloce. Espiro. Parto dalla mano in spalla, spalla, gomito, mano. Ebbene, stop. Lascio un po' dai gomiti, spalle, muovo le spalle. Ok, faccio un movimento di apertura e di chiusura dello sterno, mi metto di fianco, metto la mano proprio in centro allo sterno per cercare di capire il movimento solo della gabbia toracica, quindi attivo i glutei e inspiro, torace, espiro come se qualcuno mi dovesse dare un pugno allo sterno. Inspiro, tratto lombare fermo, immobile, espiro, testa ferma, inspiro, espiro. Poi quando percepisco bene il movimento torace, lascio proprio le braccia, lascio le mani in basso.
Espiro l'ultimo. Molto bene. Ora cominciamo la nostra pratica. Faremo una pratica fluida, non vi spiegherò i dettagli delle posizioni perché poi ci saranno delle altre lezioni che poi tratterò perfettamente ogni posizione. Cerchiamo di dare una fluidità oggi. Oggi è l'inizio della settimana, per cui facciamo una cosa molto più tranquilla e più nella idea della fluidità delle posizioni che si mettono insieme. Bene, cominciamo con l'Adho Mukha, Svanasana. Muovo una gamba e l'altra. Giù le ginocchia unite, piedi uniti indietro, Malasana. Metterò qualche movimento di mobilità articolare nelle posizioni. Giù le ginocchia, collo dei piedi e vado avanti e indietro. Guardo verso l'orizzonte. Inspiro, espiro. Aumento la difficoltà, le dita dei piedi con le ginocchia sollevate. Metto ancora più difficoltà, le mani là in avanti, stendo, vado dietro. Indietro, Uttanasana, piedi uniti. Dita di manina coppa la testa su, vengo su in alto, mi metto in centro, allargo le gambe, prima di riprendere, piedi all'esterno, ok, punta di piede all'esterno, il tallone sinistro, dita dei piedi verso l'alto, carico sulla gamba destra e vado, posso rimanere in questa altezza oppure vado giù in basso, completamente. Le braccia, ok, dal tallone mi giro, appoggio le dita delle mani e guardo in avanti. Le braccia passano le orecchie, giù il ginocchio sinistro. Bene, Virabhadrasana 2. Stendo, stop, giro il piede sinistro, il tallone destro e scendo, giù in basso. Giro verso sinistra. Le braccia passano verso le orecchie, giù in basso il ginocchio destro. Virabhadrasana 2. Aggiusto i piedi, fletto le gambe, allargo le braccia, chiudo le gambe. Bene? Di nuovo mi metto in Tadasana, sempre quel filo che mi tira verso l'alto, respirazione addominale in basso. Bene, un altro esercizio per le spalle, ma anche in coordinazione. Le braccia in alto, vengo col braccio destro avanti e il sinistro dietro. E ritrovo tutte e due in alto. Destro avanti e sinistra dietro. Vedete che io sono completamente di fianco. E vengo su in alto. E do una
fluidità dal movimento. Metto anche il movimento delle gambe. E poi cambio sinistra avanti e destra dietro. In cima, sinistra avanti, destra dietro. E comincio a muovermi in una maniera fluida. E l'ultima faccio con la destra e poi sinistra, per cui cambio ogni una ripetizione. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lascio andare. Bene. Ora faccio con le spalle. Spalla destra, intra e extra, sinistra al contrario. Anteriore, intra extra rotazione, extra interrotazione. Tutte e due allo stesso momento. E poi muovo anche le gambe e lascio andare. Morbido e rilassato. E al contrario, sinistra, intra, extra, destra, extra, interrotazione, intra, extra, extra, intra, allo stesso momento. Allora, hop, hop, rilasso le braccia, muovo tutto il tronco, le gambe, il bacino e al contrario. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allora, in questa parte 1-1 è molto difficile, per cui ho cominciato con 3 o soltanto destra o soltanto sinistra per poi dopo mettere più difficoltà, ma fate una cosa graduale. Ora sono pronto, le spalle e continuiamo con la nostra pratica. Bene, mi metto giù in basso a terra, stendo le gambe, parte posteriore del ginocchio spinta verso il basso, le mani alle ginocchia. Dandasana. Bene. Dita delle mani intrecciate, su in alto. Bene. Le mani a terra, sulle gambe, Paripurana. Incrocio la destra davanti alla sinistra, giro verso sinistra, Adho Mukha. Ginocchio destro, ginocchio sinistro, là in avanti, sopra le ginocchia puntate, mano destra in spalla sinistra, mano sinistra. Guardo verso il piede sinistro. Appoggio le dita delle mani, le dita dei piedi, Uttanasana, piedi separati. Dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto, respiro 2 volte. Mi siedo, mi giro al contrario. Dandasana. Intreccio le dita delle mani, su in alto le braccia. Le mani a terra, sulle gambe, Paripurana. Incrocio la sinistra davanti alla destra, giro a destra, Adho Mukha.
ginocchio avanti, 1 e 2, stop, radico bene le ginocchia, mano sinistra in spalla destra e indietro. Guardo verso il piede destro. Vengo su in alto, indietro, Uttanasana. Sulla testa, vengo su in alto, respiro quelle 2-3 volte. Tadasana. Piedi uniti, sulle braccia, fletto le gambe, Mahavajra. Vado a destra, appoggio le mani, ginocchio sotto il gomito sinistro, vengo su in alto. Piedi, appoggio le mani, equilibrio. Allargo le ginocchia, le braccia in centro. Vengo su in alto, Urdhva Stasana. Mani ai fianchi, tronco a metà. Passo di nuovo le braccia e le orecchie, Mahavajra. Le mani verso sinistra, aggancio il ginocchio sopra il gomito destro, Parsva Bakasana. Guardo in avanti, allargo le ginocchia, vengo su in alto, Urdhva Stasana, mani ai fianchi, tronco a metà, passo di nuovo le braccia, Mahavajra, su in alto, Tadasana. 2-3 respiri. Ho fatto una posizione abbastanza complessa, il Parsva Bakasana. Successivamente vi spiegherò come fare, come posizionarsi, eccetera, eccetera. Sempre quando troverete delle posizioni molto complesse, vi fermate nella posizione precedente, aspettate e poi si riprende la pratica. Bene? Facciamo l'ultima mobilità articolare. Ora cercheremo di fare una mobilità per quanto riguarda le ginocchia, per cui muoverò i femori in relazione al piatto tibiale. Metto le mani sulle ginocchia, fletto le gambe e devo cercare di immaginare che ci sia un abbiro al mio coccige e fare un cerchio. Però prima lo facciamo un rombo. Mi giro così vedete esattamente quello che devo fare, col bacino, con le ginocchia completamente ferme. Allora, il primo movimento, mi muovo il bacino a destra. 1, ok? Vengo su in alto, 2, vado a sinistra, 3 e scendo, 4. Per cui 1, 2, 3 e non estendo completamente le gambe. 1, 2, 3 e 4. Adesso cerco di unire questi 4 punti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le ginocchia sono completamente ferme.
e anche la colonna. Il bacino che si muove, cambiato direzione, per cui è il femore che si muove sopra il piatto tibiale. Adesso mi giro, così mi vedete anche le ginocchia, fermi, blocco e vado. Destra, ok. Cerco di avere l'addome attaccato alle cosce superiori. E faccio il contrario. Bene, di nuovo mi metto in Tadasana, semplicemente 2-3 respiri, mi riprendo. E facciamo una sequenza, piccola sequenza per finire la lezione. Uttanasana. Vado nella plank, scapole unite, rilascio il tratto lombare nella sua curva fisiologica e vado in Urdhva Mukha. Mi muovo a sinistra, guardo il tallone sinistro, mi muovo a destra, appoggio le ginocchia là indietro e vado a fare l'Indo push-up. Gomiti, passo in basso. 1, prima lo sguardo, la testa. 2 e 3. Appoggio le dita dei piedi, piedi destro avanti. Mi giro, dita delle mani a coppa, testa su, vengo su in alto, apro e chiudo le gambe. Dall'altra parte. Uttanasana. Cammino il plank, le scapole, Urdhva Mukha, giù le ginocchia, Indo push-up. 1, 2, 3. Mi giro, dita delle mani a coppa, vengo su, allargo le braccia, piego le gambe e chiudo le gambe. Bene, ricordatevi di seguire il mio canale e schiacciare la campanella per l'avviso per le prossime video lezioni che avverranno. Bene, vi lascerò il link qua nei commenti del libro che mi sono ispirato per quanto riguarda la respirazione, Vanda Scaravelli. Troverete qui, cliccate, potete comprare con un ottimo sconto. Allora, oggi abbiamo finito, l'idea era proprio quella di unire la mobilità articolare prima della lezione oppure in mezzo alla lezione per cercare di dare una fluidità e anche una cornice, un contorno in questa pratica. Ok? Un buon inizio di settimana e ci vediamo lungo la strada.